Buongiorno a tutti, sono Nicola Guglia, faccio il pasticcere e oggi ci troviamo a Casal di Principe, nella pasticceria da Emilio il pasticcere. E come c'è papà? Salve, sono Emilio il pasticcere e oggi vi daremo tutti i consigli utili per fare il Rocco Babà. Vi daremo anche qualche consiglio per come poterlo fare a casa. Papà, ma poi com'è che 20 anni fa, anzi qualcosina in più, hai pensato a sto dolce? Perché i clienti consumavano creme spalmabili a casa, tipo cioccolato bianco, tipo gianduia, tipo queste cose qua. E allora incominciai a pensare come creare un dolce con un qualcosa che si accostava pure alla nostra tradizione, che è il babà. Il babà lo facciamo con una farina forte, non fortissima, una farina che sia dai 350 al massimo 400 di W, pure perché il babà è un lievitato, ma bisogna ricordarci che comunque non è un panettone. Quindi dai 350 ai 400 di W va benissimo. Abbiamo le uova, il sale, il lievito di birra, lo zucchero e il burro. Se non volete utilizzare il burro, potete tranquillamente sostituire il burro con la margarina o lo strutto. E adesso è venuto il momento per iniziare ad impastare e ci spostiamo verso la planetaria. Eccoci qua, pronti? Ovviamente vi abbiamo dato la ricetta per 1 kg di farina. Noi dobbiamo adeguarci alle nostre macchine, quindi faremo 3 kg di farina. Mi aiuti? Certamente. Oh, farina. L'altro lo metto io Ok. e ci siamo per i 3 kg. Sale. Zucchero. Lievito E burro. Abbiamo messo tutti gli ingredienti e adesso iniziamo con le uova. Vamos. Una cosa importante per l'impasto del babà è unire le uova in 3 fasi. La prima fase già è dentro. Adesso aspettiamo che si fa la maglia glutinica e poi andiamo giù con le altre uova. Il prodotto finale deve essere un prodotto soffice e dolce, però l'impasto al contrario deve essere molto elastico e tenace. Quando vediamo che il gancio incomincia a prendere la pasta del babà, siamo pronti per la seconda fase. Mettere dentro le uova, pian pianino. Perfetto. Adesso l'impasto deve riprendere la corda, quindi riprendere a maglia e si aumenta la velocità. È una sinfonia, sentire sbattere, diciamo che l'impasto non viene nemmeno guardato, lo sentiamo ad orecchio. Perciò io e papà diciamo ci sta chiamando, aspettiamo che ci chiama. Vedete com'è il rumore rispetto a 10 minuti fa è cambiato. Adesso inizia a schioccare. Quando inizia a schioccare diciamo che è finita la seconda fase, inizia la terza. Adesso ci siamo per la terza fase. Sentite l'armonia dell'impasto. Un poco più lenta, no? Esatto. Adesso bisogna solo aspettare. Rifacciamo prendere corda all'impasto per poi dressarlo. Ha ripreso la maglia. Adesso controlliamo la consistenza per vedere se ci vuole qualche altro uovo. Ok. L'elasticità c'è, la consistenza c'è. Adesso andiamo agli stampi e ci divertiamo. Come dicevamo prima, l'impasto deve essere tenace ed elastico. Poi
Se ce ne vuole di pasta la aggiungiamo, se ne è troppa la togliamo. Passiamo alla seconda teglia, anche per fare in modo di far capire bene la qualità dell'impasto. Ovviamente stiamo dressando il babà nei nostri stampi. Questo è uno stampo che ci siamo fatti fare positivamente per il Rocco Babà e questa è la pezzatura da chilo. A casa potete utilizzare qualsiasi tipo di tortiera o addirittura il classico stampo da babà, quello a forma di fungo. In una tortiera da chilo che troverete a casa basta mettere semplicemente 150-180 grammi di pasta. Pure perché adesso il babà deve ancora lievitare, quindi si aspetta che il babà lievita, un'oretta e mezza, 2 ore, e poi si inforna. Si fa questo movimento, in gergo il termine si palleggia, si spezza la pasta. Per avere la pasta uniforme in mano c'è bisogno di questo continuo palleggiamento. Quello che è importante è pure tenerla quanto più possibile attaccata al palmo della mano e prendere la giusta quantità senza esagerare. Nicola è nato in pasticceria, quindi diciamo come il famoso detto napoletano: l'arte rupata è mezza imparata. Le prime volte che dressavo il babà, papà mi diceva: bagna la mano sinistra, così quando spezzi se ne viene. Questo movimento sembra facile, ma l'impasto è tenace, a volte non se ne viene. Noi adesso abbiamo dressato soltanto un 25% dello stampo. Passate le 2 ore il babà lieviterà fino a superare il bordo dello stampo. Una volta che è superato il bordo dello stampo andrà in cottura. In laboratorio la cottura è a 200 gradi con un tempo massimo di mezz'ora. A casa, visto che non avete il forno professionale rotante, basta allungare i 5 minuti di cottura, a prescindere se avete il forno statico o ventilato. Adesso iniziamo a preparare la glassa che ci vuole per glassare il nostro Rocco Babà. Una cosa semplice e produttiva. Per realizzare la glassa ricordiamo che ci vuole latte, panna, zucchero, sciroppo di glucosio, gelatina iogialo idratata, pasta di nocciola, copertura di cioccolato al latte, copertura di cioccolato fondente. Accendiamo la piastra, iniziamo a mettere tutti i liquidi, il latte, a sua volta la panna, andiamo a mettere lo zucchero, lo sciroppo di glucosio. Vi dico un attimo un segreto: per toglierlo subito dalla ciotolina avere la marisa bagnata, quindi si fa subito. Ecco qua. Che cosa facciamo adesso? Mettiamo le coperture nella caraffa, prima quella fondente o latte indifferente. Portiamo a bollore i liquidi e gli zuccheri. Appena i liquidi e gli zuccheri sono pronti, si versa tutto sul cioccolato. Adesso emulsioniamo il tutto. Ok, ci siamo, mettiamo la gelatina. Perfetto. Possiamo mettere anche la pasta di nocciola. Perfetto. Adesso emulsioniamo tutto. Ecco qua. La glassa è finita, è pronta. Come vedete è lucida. Adesso la facciamo riposare un quarto d'ora, mezz'ora in frigorifero e poi glassiamo i Rocco Babà. Una volta che sono usciti dal forno, li lasciamo raffreddare e riposare per almeno 2 ore e poi proseguiamo per il bagno. Per la bagna gli ingredienti sono lo zucchero, polvere di vaniglia, rum e bucce di agrumi, arancio e limone. Possiamo arricchire la bagna con cannella e anice stellato. L'acqua sta salendo di temperatura. Prendiamo lo zucchero e lo mettiamo nell'acqua. Mescoliamo per favorire lo scioglimento dello zucchero. Già possiamo mettere le bucce degli agrumi
e 2 cucchiai di vaniglia. In questo caso abbiamo messo la polvere di vaniglia, che non è altro che la bacca di vaniglia polverizzata. In pratica cosa abbiamo fatto? Ricapitoliamo. Abbiamo preso l'acqua, lo zucchero, le bucce di agrumi e la vaniglia. Abbiamo portato tutto a bollore e si bagna il babà in sottobollore a una temperatura di 50-60 gradi. Così. E poi lo giriamo. Gli facciamo fare una capriola. Così. Dopo 3-4 minuti il babà è inzuppato. Gli facciamo colare stesso in pentola un po' di sciroppo. Il babà è imbagnato e inzuppato. E voilà. Dopo 2-3 minuti che abbiamo tolto dallo sciroppo, dalla bagna, il nostro rocco babà, lo andiamo a premere, facendo colare tutto lo sciroppo in eccesso. Ecco qua. Adesso vanno fatti raffreddare per bene in abbattitore per poi essere farciti. E a casa, siccome non avete l'abbattitore come noi, lo mettete in frigo per una mezz'oretta. Allora, abbiamo i 3 ingredienti base per preparare la farcitura del nostro rocco babà. Abbiamo la panna montata aromatizzata alla vaniglia, una classica meringa all'italiana, una crema pasticcera, leggermente un po' più sostenuta, che ci serve per dare struttura al nostro ripieno. Una volta che tutte e 3 le nostre componenti per il ripieno del rocco babà sono belle fredde, iniziamo a miscelarle. La crema, dopo la crema la meringa, prima una parte di meringa. Bisogna aggiungere la meringa un poco alla volta per fare in modo che non si creano dei grumetti all'interno dell'impasto. Una volta che abbiamo messo tutta la meringa nella nostra crema pasticcera, ecco qua, questa è la struttura, ok? Vedete, comunque è sostenuta, andiamo a metterci la panna. Per non far perdere la struttura, nello stesso momento anche l'aria all'interno del nostro ripieno, si gira in questa maniera qua, dal basso verso l'alto. Da questo momento in poi la crema è pronta, il semifreddo è pronto da mettere nel babà e Nicola, con l'aiuto di un sacco a poche, va a riempire il babà. Che in questo caso è rocco babà. Che in questo caso diventerà rocco babà. Ecco qua. Andiamo sul fondo del nostro babà. Ecco qua. Pronto per andare in abbattiture. Così come sta questo rocco babà va messo nel congelatore, quindi a una temperatura minima di meno 18 meno 20, almeno per una nottata, prima di essere glassato. È arrivato il momento per la glassatura di cioccolato. Il rocco babà è uscito dall'abbattitore ad una temperatura di meno 18 al cuore e proseguiamo. E voilà! Nicola, sono glassati, quindi adesso tocca a te. Perfetto. E 1. E 2. E 3. Una volta glassati i rocco babà con la nostra glassa gianduia, procediamo per decorarli.
E adesso la ciliegina sulla torta, come si suol dire. E il Roccopopà è pronto. Un saluto a tutti. Da Casal di Principe agli amici di Italia Italia Squisita.